Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare la ricevente GPRC LRS Dual PA500. Prima di iniziare però facciamo una panoramica veloce su questa ricevente, partendo da quello che troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la ricevente, una coppia di antenne, un cavetto per i collegamenti, un manuale di istruzioni e un termorestringente. Questo modello è specifico per la frequenza 900 MHz, in fase di acquisto possiamo scegliere le antenne tarate a 915 MHz o 868 MHz. La scelta avverrà in base alla nostra regione di appartenenza, 868 per l'Europa, 915 per gli altri territori. Come notiamo, questa ricevente ha una doppia antenna, infatti si tratta di un modello compatibile con la tecnologia Express LRS Gemini. La Dual PA500 integra due riceventi nello stesso PCB. In questo modo entrambe le riceventi comunicheranno in contemporanea con un eventuale modulo Gemini della radio. Se avete un modulo o una radio a singola antenna non è un problema e potete beneficiare lo stesso dei vantaggi di questa ricevente. Infatti, se abbinata ad un modulo a singola antenna, questa GPRC funziona in modalità diversity, ovvero il modulo comunicherà con la ricevente che è la ricezione migliore. Un'altra cosa che possiamo notare è questo grosso dissipatore posto nella parte superiore, che serve per mantenere bassa la temperatura. La GPRC LRS Dual PA500 infatti non solo dispone di due riceventi integrate nello stesso PCB, ma questi due riceventi hanno una telemetria di ben 500 mW. Grazie ad una potenza così elevata, la ricevente sarà sempre in grado di comunicare con il radiocomando anche le distanze più elevate. Ok, a questo punto possiamo collegare la ricevente ad un flight controller. Come abbiamo visto, GPRC fornisce un cavetto per i collegamenti. Se preferiamo però è possibile saldare i cavi nei pad sul fondo della scheda. Passando al flight controller dobbiamo valutare se il nostro dispone o meno di un connettore per la ricevente. Nel caso fosse disponibile possiamo usarlo, ma è indispensabile verificare che la sequenza dei cavi sia corretta. In alternativa potete fare come me, tagliate il connettore e saldate i cavi direttamente su una UART libera. In fase di collegamento ricordate di saldare il RX e i TX invertiti tra loro, quindi l'RX della ricevente con il TX del flight controller e il TX della ricevente con l'RX del flight controller. RX e TX devono riportare lo stesso numero, nel mio caso ho usato R1 e T1. Molto bene, dopo aver fatto i collegamenti passiamo a Betaflight per la configurazione. Andiamo subito nel tab Porte e attiviamo Serial RX in corrispondenza della UART che abbiamo usato per i collegamenti. Io ho saldato i cavi su RX1 e TX1, quindi devo scegliere la UART 1. A questo punto carichiamo il preset per la ricevente. Trattandosi di un modello orientato a long range, un refresh di 50 Hz è l'ideale, quindi scelgo questo preset. Clicco qui per definire meglio i parametri. Qui scelgo HD Freestyle per mantenere un buon compromesso di reattività. Sotto scelgo Serial, visto che questa ricevente è di tipo seriale. Qui solitamente si sceglie singola cella e questo valore deve rimanere disabilitato. A questo punto chiudo il menu a tendina. Poi faccio Pick. Ora è fondamentale fare salva e riavvia, altrimenti le impostazioni che abbiamo scelto andranno perse. Per il momento su Betaflight abbiamo finito, ritorneremo su questo tab dopo aver aggiornato il firmware della ricevente, quindi per ora possiamo chiudere. Aggiorneremo il firmware tramite l'Express LRS Configurator, quindi scarichiamo il software da questa pagina GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Una volta installato il configurator possiamo procedere. Vi ricordo che aggiornare modulo e ricevente sono operazioni fondamentali per il bind. Per maggiori dettagli trovate il mio tutorial in descrizione. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category scegliamo GPRC 900 MHz. In Device GPRC True Diversity 900 MHz PA500RX. Come metodo per il flash Betaflight Pass-Through. Qui scegliamo la frequenza in base alle nostre antenne, la mia ricevente è antenna 915 MHz, quindi clicco qui. In questo punto è fondamentale inserire la nostra password per il bind, che dovrà essere la stessa che abbiamo impostato sul modulo. Come sempre non c'è bisogno di usare password troppo complicate, scegliete giusto qualcosa di facile da ricordare.
A questo punto siamo pronti, ma prima spostiamoci un attimo sulla ricevente. Per poter aggiornare il firmware è necessario che la ricevente sia alimentata. Come potete vedere la mia ricevente ha dei LED accesi, questo significa che il flight controller riesce ad alimentarla tramite connessione USB. Non tutti i flight controller però sono in grado di farlo, se vedete che non si accende nessun LED è necessario collegare la batteria. Ok, la ricevente è alimentata, quindi posso procedere con il flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto ritorniamo su Betaflight per verificare che tutto sia configurato al meglio. Ok, gli stick rispondono come dovrebbero. Se non avete corrispondenza di movimenti tra stick e modella schermo è necessario rivedere la mappa dei canali. Andiamo qui e cambiamo Aether 1234 in Taer 1234 o viceversa. Per quanto riguarda tutte le altre configurazioni sono state impostate dal preset, quindi qui lasciate tutto come lo vedete a schermo. A questo punto abbiamo finito, su Betaflight non c'è altro da fare. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali, e sicuramente GPRC ha creato una buona ricevente, la qualità costruttiva delle antenne e della ricevente stessa risulta essere molto curata. Buono il sistema a doppia ricevente, che permette l'utilizzo della modalità Diversity se abbinata ad un modulo a singola antenna, o Gemini se abbinata ad un modulo a doppia antenna. Ottima anche la telemetria, che dispone di una potenza di ben 500 mW. In conclusione, se cercate una ricevente Express LRS Diversity a 900 MHz, la proposta GPRC risulta essere una delle più valide. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.